uno zaino, una mela, un amico. Io vorrei una pizza ai funghi. Io parlo buono italiano. Vorrei un antidolorifico. Ho letto, hai letto, ha letto. Sei pronto per il livello A2? Resta con me e guarda il video. Metti alla prova il tuo italiano. Are you ready to move from elementary to pre-intermediate? Stay with me and test your Italian. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. We recently published a proficiency test to take at the end of our A1 level course, and here it is. Some of you may be already familiar with the test because you downloaded it from our YouTube channel or from our Facebook page. If you haven't, you can find the link in the video description. The aim of this little test is to find out if you are ready to start your journey through the A2 level. In this video, we'll answer some of the questions together. But first, what does it mean to be A2, A1, B1, B2 and so on? Vediamolo insieme. Language levels are divided into 3 bands. A means basic user, B means independent user, and C means proficient user. Each band is then divided into lower and upper levels. Each level covers different communication skills. To achieve them, we need to know the relevant grammar and vocabulary in order to speak and understand when reading or listening. Now, language learning is not an exact science. Some of us may be better at speaking than listening, or vice versa. Well, it's a slightly different journey for each of us. Nevertheless, the division into levels can help us to better understand our goals. Let's now look at the competencies for the A1 level. Well, to achieve these goals, you need to learn quite a lot of vocabulary and most of the basic grammar rules. Important, never underestimate the basic knowledge of the A1 level. It's the foundation of your future progress, and if it's not solid, you may have difficulties later on. For example, the passato prossimo is considered A1, and it's very important to understand it because it's explained in more detail at the A2 level. So, you will hardly be able to understand the difference between imperfetto and passato prossimo if your foundation is not solid. Food for thought. And now, let's take the test. Chiedi a Viola la sua nazionalità. Di dove sei? Other possibilities. Di che paese sei? Da dove vieni? The most natural answer is sono italiana or sono italiano for a man. Sono francese, sono inglese, sono tedesco. Io parlo bene italiano o io parlo buono italiano? Io parlo bene italiano. Bene is the adverb well. A very frequent mistake is io parlo buono italiano. We need the adverb, not the adjective. Other examples. Io cucino bene. I cook well. Or io nuoto bene. I swim well. Chiedi a Viola la sua professione. Qual è la tua? Che lavoro fai? Io faccio l'insegnante.
io faccio il cuoco. Or io sono insegnante, io sono ingegnere. E tu? Che lavoro fai? Write your answer in the comments. Scrivi la risposta nei commenti. Che ore sono? Sono le 9:30. Sono le 9:30. Sono le 21:30. Nel sistema a 24 ore non si può dire 21:30, ma solo 21:30. Sono le 7:15. Sono le 7:15. Sono le 10:50. Sono le 11 meno 10. Che ore sono adesso? Tell me in Italian. Cosa ti serve per apparecchiare la tavola? La tovaglia, i piatti, le posate, i bicchieri, i tovaglioli. Le posate sono il coltello, la forchetta, il cucchiaio, il cucchiaino. Con cosa mangi la pasta normalmente? Write your answer in the comments. Coniuga al presente. Divertirsi, chiamarsi. Io mi diverto. Tu ti diverti. Lui, lei si diverte. Noi ci divertiamo. Voi vi divertite. Loro si divertono. Io mi chiamo. Tu ti chiami. Lui, lei si chiama. Noi ci chiamiamo. Voi vi chiamate. Loro si chiamano. At the A1 level, we studied the basics of reflexive verbs. Later on, we encounter these verbs again, so make sure to master the conjugation. Try to conjugate the verb riposarsi in the comments. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel mio tempo libero mi piace leggere, andare al cinema e fare passeggiate in montagna. Another possible answer. Nel mio tempo libero mi piace fare sport e fare fotografie. E tu? Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Scrivi una risposta vera nei commenti. Write your true answer in the comments. Coniuga al passato prossimo. Parlare, venire. Io ho parlato. Tu hai parlato. Lui, lei ha parlato. Noi abbiamo parlato. Voi avete parlato. Loro hanno parlato. This is the passato prossimo of a regular verb with avere. Now, venire. This is a verb of movement that takes essere, not avere. Moreover, the past participle is irregular. Venuto and not venito. Finally, we have to remember that with essere, the past participle agrees in gender and number with the subject. Io sono venuto, or venuta. Tu sei venuto, or venuta. Lui è venuto. Lei è venuta. Noi siamo venuti, or venute. Voi siete venuti, or venute. Loro sono venuti, or venute. How did you do? Let me know in the comments. Che cosa indossi? Io indosso una maglia rosa e un paio di jeans. Posso anche dire
io porto una maglia rosa o io ho una maglia rosa. Cosa indossa il ragazzo? Il ragazzo indossa una maglia verde e un paio di pantaloni gialli. Tu cosa indossi? Scrivilo nei commenti. Ultima domanda, last question. Non ti senti bene? Vai in farmacia e spiega il problema. Ho mal di denti. Vorrei un antidolorifico. Other possible symptoms are: ho mal di stomaco, ho mal di testa, mi sono scottato, ho mal di schiena, ho la tosse, ho la febbre. And it's done. How did it go? Did you get most of it right? Are there any areas that you need to improve? Of course, this is only a partial test, it's not complete, but it can give you an idea of where you are right now. Make sure to download the complete test and take your time. Now, a word of advice. We often get obsessed with levels and feel frustrated because we're not A2 or B1 yet, or whatever level you are aiming for. Of course, this is necessary if you need to take a certification exam, for example, to apply for Italian citizenship. But if you don't focus too much on it, but also think in terms of communication goals. For example, your goal may be to be able to order at the restaurant next time you go to Italy. The next goal may be to say what you like and dislike, or to use the passato prossimo with confidence. This way, you have a clear target to work on, and you can move forward with more motivation. So, keep working, be active, listen, read, study your grammar, expand your vocabulary, but do that at your own pace, goal after goal. I have your back. We have your back. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!